Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 29 giugno al 5 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare e poi gli ambiti amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con questi topolini che spesso sono un po' fastidiosi, a volte ci parlano di cose che ci stiamo portando dietro e che facciamo un po' fatica a digerire, a smaltire, quindi sia di situazioni dinamiche, non solo lavorative, pratiche, relazionali, eccetera, sia magari ci possono parlare di un inizio di settimana un po' stressante, un po' faticoso, quando manca il tempo, quando ci sono delle incombenze, dei fastidi, delle preoccupazioni, quando siamo costretti comunque a fare mille cose contemporaneamente perché magari abbiamo pianificato le cose in un certo modo e spuntano come funghi altri impegni, altre situazioni. Il fatto che ci sia il cane può voler dire che magari abbiamo bisogno o di delegare o di chiedere aiuto, sostegno, conforto e potrebbe esserci una persona che ci aiuta, oppure può parlare di raccogliere la calma, la pazienza, la costanza e di procedere pian pianino, magari partendo proprio dalle cose più importanti e poi lasciare in secondo piano o sistemare alcune cose successivamente. Quindi è proprio questa modalità che vi aiuterà a risolvere qualsiasi cosa. Poi può anche esserci qualche novità, qualcosa di interessante, infatti il cavaliere indica l'arrivo di notizie, idee, visite, informazioni di vario genere. Ricordo che è anche una carta di movimento che può indicare spostamenti, quindi io mi auguro che siate in partenza, in vacanza, oppure se lo siete stati, diciamo meglio ancora, può anche darsi che questa energia vi possa rimettere in moto nel verso giusto. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno e troviamo anche un po' quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Parliamo coppia single, anche relazioni più importanti, amicizia, di famiglia. Ok, diciamo una carta. Quando escono insomma, le carte in questo modo fuori, capisco che c'è fermento. Alcune volte sì, è vero, le prendo in considerazione, altre volte quando ancora devo gestire la parte dell'estrazione preferisco andare ad estrarre in questo modo e quindi darvi quelle informazioni proprio riguardo alla ninfea, al bucaneve e all'arnica che parlano proprio di situazioni in via di sviluppo. Si vede già dalle vostre energie che la fase iniziale è un po' più faticosa, un po' più pesante, però poi le cose vanno ad attenuarsi e qui abbiamo delle situazioni che probabilmente con il bucaneve si accende una speranza, qualcosa di positivo, però sia la ninfea sia l'arnica possono indicare delle cose che o ritornano a darci un po' fastidio, delle vecchie dinamiche, delle cose che appunto non abbiamo risolto precedentemente, oppure consiglio di fare attenzione perché la ninfea spesso ci sta dicendo che se abbiamo un certo tipo di pretese, se ci sono delle aspettative o stiamo programmando un qualcosa difficile da realizzare, almeno per il momento, allora dobbiamo ridimensionare
ridimensionare le nostre aspettative e quindi concentrarci solo sulle cose che possiamo realizzare, possiamo avere dei risultati. Poi per tutte le altre situazioni, infatti, meglio aspettare successivamente. Questo potrebbe essere un ottimo consiglio, secondo me. E per i single vogliono dire che in pratica anche qui funziona il fatto di valutare tutto quello che andate a programmare, perché potrebbe esserci un impedimento oppure l'organizzazione potrebbe non essere proprio precisa. Alcune cose possono anche non dipendere da voi, a maggior ragione, quindi meglio valutare attentamente. E riguardo proprio le conoscenze e questo ambito, in realtà può spuntare qualcosa di interessante, sia di novità che bisogna aspettare magari la possibile evoluzione, sia effettivamente l'arnica che ci riporta un po' a delle situazioni pregresse, delle cose che non ancora si sono concluse. Potrebbe essere una precedente relazione, una possibile riconciliazione o ritorno di fiamma. Di sicuro si deve approfittare di un momento per attuare una specie di equilibrio, per cercare di capire, di andare a superare un qualcosa che non ci ha fatto stare bene o che sappiamo già che non può funzionare, e magari ascoltare, valutare queste possibili novità. E l'abbiamo visto anche dalla presenza del cavaliere. E procediamo con la parte più pratica del lavoro delle finanze. Troviamo l'allegrezza al cuore. Ed ecco che possono arrivare soddisfazioni, anche delle novità interessanti. Il sacerdote fa riferimento o alla possibilità di gestire al meglio i vostri risparmi, le vostre finanze, di programmare in un modo proprio preciso, coscienzioso, altrimenti può riferirsi a una persona che magari vi aiuta, vi protegge, vi sostiene, soprattutto in quelle situazioni un po' più difficili e complesse. Quindi è vero che magari non si possono sciogliere del tutto alcune difficoltà, però magari possono indicare che potete mettervi nel percorso giusto. Sappiamo benissimo che alcune cose hanno bisogno di tempo per maturarsi, per realizzarsi e anche per sistemarsi, soprattutto se ci sono quelle cose che procedono lentamente. Magari potremmo avere in questo periodo delle difficoltà, già alcune lungaggini che possiamo vivere in questioni legali, burocratiche o di altro genere, insomma potrebbero esserci dei ritardi, però sapere che in qualche modo magari abbiamo delle informazioni, sappiamo di essere nelle mani giuste, abbiamo la possibilità di poi raccogliere questi nostri risultati, dobbiamo avere solo appunto un po' di pazienza e procedere in questo modo. E vale anche per chi è in cerca di lavoro, perché è vero, possono arrivare delle novità, delle proposte, forse non si realizzano proprio adesso, però infatti diciamo questa è saltata fuori e la voglio accogliere perché può fare riferimento a quello che sta accadendo. Quindi il consiglio di procedere, di fare attenzione, di valutare disponibilità, ci può essere un inizio di progressione, di miglioramento, e quindi di valutare se è il caso adesso di fare dei cambiamenti o di aspettare l'evoluzione di un qualcosa, perché abbiamo visto che c'è l'arrivo di cose importanti, e quindi poi prendere la vostra direzione, le vostre scelte. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!